Ciao ragazzi, bentornati. Non vedevo l'ora di tornare qui sul canale, è passato un sacco di tempo dall'ultimo video, ma avevo tantissimo materiale da farvi vedere, però avevo sempre qualche rullino che ancora era a metà e quindi non avevo mai gli sviluppi completi di ogni, diciamo, tematica. E quindi finalmente eccomi qua e oggi vi porto qualcosina del viaggio che ho fatto a inizio dicembre nella bellissima città di Roma. Dunque, a Roma la cosa particolare che ho voluto fare è stata quella di portarmi dietro tre corpi macchina diversi. Nello specifico avevo la mia Fujica, che è una pellicola 135, e poi avevo con me la mia Bencini Comet 2, che invece è una pellicola 127, anzi vi metto qui il link al primo video che ho fatto in merito. E poi avevo con me una Rollei, quindi formato 120. E quindi cosa volevo fare? Volevo, girando per la città, fare un pochino di, insomma, di scatti con tutti e tre i formati e vedere un pochino cosa alla fine ritenevo più adatto alle varie situazioni. Sul 135 ho scattato a colori con un Kodak 200 ISO, invece ho scattato in bianco e nero sia con la Bencini che con la Rollei. E nello specifico della Bencini ho scattato con una pellicola 100 ISO che ho comprato tra l'altro proprio da un sito di Roma che si chiama Arsimago, anzi sono andata fisicamente a vedere il negozio essendo in città e ve lo suggerisco assolutamente perché sono molto forniti, hanno degli ottimi prezzi, quindi top. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati il primo giorno, abbiamo fatto un primo giretto in notturna in cui ho fatto qualche scatto abbastanza mosso ovviamente, nonostante il tentativo insomma, di lavorare su treppiede eccetera, sono usciti comunque un po' mossi, con una dominante un po' particolare tra l'altro come potete vedere. E poi dopo, insomma, il giorno dopo abbiamo iniziato effettivamente il giro per Roma. E come prima cosa abbiamo fatto un giretto andando verso Trastevere, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato proprio attraversare il Tevere e fermarci su uno dei ponti e qua già ho avuto modo di scattare con le diverse camere, nel senso che vedete uno scatto fatto a colori sul 135 e invece qua abbiamo anche uno scatto fatto con la Rollei. Devo dire la verità, era la prima volta che utilizzavamo questa macchina che dovrebbe essere revisionata perché ha un po' di problemi, nel senso che lo specchio andrebbe sostituito, il contapose è rotto, insomma una serie di problematiche, però onestamente siamo veramente rimasti sbalorditi dal risultato, ci è sembrato veramente stupendo, veramente bellissimo. Poi abbiamo chiaramente fatto vari passaggi in zona San Pietro perché il bed and breakfast presso cui alloggiavamo era proprio lì in zona, anzi veramente un posto top che magari vi metto qui in descrizione, se per caso doveste passare da Roma, veramente fantastico, si chiama La Finestra del Papa se ricordo bene. Quindi appunto qualche scatto di San Pietro nei vari formati come potete vedere. Dopodiché il resto della giornata l'abbiamo passato più o meno girando per centro, Foro Romano, eccetera, eccetera. Considerate che era abbastanza complesso quindi lavorare a livello di esposizione perché chiaramente la Rolley non ha l'esposimetro interno, quindi abbiamo lavorato prendendo l'esposizione con l'altra camera e riportandola fondamentalmente. Per quanto riguarda la Bencini, gli scatti sono usciti un pochino sottoesposti per i miei gusti e questo è stato colpa mia perché quando avevo scattato nel video che vi ho citato prima, avevo scattato con dei rullini a colori 200 ISO che però erano scaduti da parecchio. Quindi, visto che normalmente si considera la perdita di uno stop ogni 10 anni, avevo considerato che fossero diventati pressoché equivalenti a un 100 ISO. Per cui quando sono andata a comprare le pellicole, che appunto vendono in Italia solo da Arsimago e hanno sia 100 ISO che 200 ISO, ho detto vabbè, a livello di esposizione è andata benissimo con quelle che secondo me erano equivalenti a un 100 ISO e quindi ho preso una pellicola 100 ISO. In realtà probabilmente il 200 sarebbe stato meglio. Considerate che a livello di meteo, come potete vedere negli spezzoni di video che passeranno qua e là, il meteo era veramente pessimo, nel senso che era molto coperto, molto uggioso, abbiamo preso abbastanza acqua,
insomma non era certamente un meteo con il sole splendente, ecco, che per la Bencini probabilmente invece è la cosa adatta, visto che è una macchina che ha un F11 fisso e un cinquantesimo come unico tempo, quindi lì per lì io avevo considerato che essendo un cinquantesimo, essendo molto lungo, 100 ISO fossero meglio, invece secondo me la scelta d'elezione in quel caso è meglio diciamo orientarsi su un 200. Vedete un po' di foto della Fontana dei Quattro Fiumi, uno scatto della Fontana di Trevi e dopodiché siamo andati in zona Altare della Patria. Zona Altare della Patria in cui c'erano dei gabbiani molto simpatici che si mettevano volentieri in posa. Vedete che chiaramente ho cannato il fuoco con la Bencini, che ovviamente ha soltanto quello metrico, quindi chiaramente andava a occhio. Però devo dire, ho per esempio qua un bello scatto secondo me del panorama circostante, quindi la zona l'intorno, quindi Foro Romano e tutte queste cose qua. Il giorno successivo abbiamo fatto invece un giro, sempre sotto l'acqua perché diluviava, verso il giardino del Pincio, quindi vedete un po' di scatti fatti all'interno del parco, che era ovviamente desolato visto il meteo, e poi un po' di scatti fatti dalla terrazza, scatti fatti alcuni appunto a 135, ne abbiamo anche, ne abbiamo anche un paio fatti invece in bianco e nero, sia a 120 che a 127. Dopodiché il resto, diciamo così, degli scatti che ho fatto, a parte una piccola, come dire, un piccolo passaggio sotto il Colosseo, che vedete, in realtà era molto bello secondo me come gioco di colori, però in quel momento ero con in giro soltanto la Rolley e la Bencini, quindi ho due scatti in bianco e nero, un pezzo della facciata del Colosseo, che comunque devo dire, questo della Rolley mi piace parecchio. Dopodiché, in ultimo, abbiamo fatto un po' di scatti lungo appunto la passeggiata giù lungo il Tevere, che poi tra l'altro con l'acqua che è venuta si è completamente allagata, quindi dopo la strada non c'era più, comunque va bene, e abbiamo fatto un po' di scatti che stava cominciando a calare il sole, per cui ho fatto un po' di scatti a colori che devo dire mi piacciono moltissimo, cioè sono un po' di scatti dei ponti, un po' di scatti di questa natura invernale, li trovo molto belli. E quindi niente, questi sono un pochino i risultati di queste 3 giornate che abbiamo fatto a Roma. Abbiamo mangiato un sacco, veramente è stato un tour enogastronomico veramente spaziale. Però insomma volevo anche portarmi a casa qualche ricordo su pellicola e devo dire, penso che alcuni di questi scatti siano molto belli, per cui sono molto contenta di quello che è uscito e sono molto contenta anche del paio di scatti buoni che sono usciti sia con la Rolley che con la Bencini. Detto questo, vi aspetto al prossimo video. Ciao!